Amiche ed amici, ben ritrovati. Quest'oggi vi mostro come fodero la borsa Clorinda. Il tutorial è andato online qualche giorno fa, ve lo lascio nella i qui in alto se siete interessati a vedere come realizzarla. Un progetto molto facile e veloce, adatto ai principianti, dove vi mostro dei piccoli trucchetti e vi do consigli su come realizzare una bellissima borsa all'uncinetto dalla struttura perfetta, anche se la perfezione nell'handmade non esiste. Adesso vediamo come fodero la mia borsa all'uncinetto Clorinda. Vi mostro il mio metodo super facile e veloce, adatto a tutti, anche ai principianti e anche a chi non ha la macchina per cucire. Non voglio perdermi in chiacchiere né girarci troppo intorno, vediamo cosa ci occorre. Intanto è importantissimo uno scampolo. Io utilizzerò questo, tra l'altro l'ho trovato dello stesso colore del cordoncino impiegato per la borsa, fantastico, che misura 56 x 45 cm. Sono degli scampoli che compro a blocchi da 12 pezzi, se non erro, non mi ricordo. Comunque vi lascio il link sotto a questo video nel box info. Vi consiglio di acquistare questi scampoli perché davvero ne valgono la pena. Ci sono diversi colori, diverse fantasie e la qualità prezzo è ottima. Poi ovviamente 1 metro, degli spilli, ago e filo per andare a cucire. Anche delle forbici, stavo per dimenticarle. Dunque, prima di tutto andiamo a prendere qualche misura, molto facile. Dunque, misuriamo la nostra borsa esattamente in questo modo. Siamo a 54 cm. Questo metodo va benissimo sia per questo modello di borsa che per altri modelli, chiaramente. Quindi 54 cm. Aggiungiamo 2 cm in più di margine, quindi 56 cm. Prendiamo il nostro scampolo e vedrete che il mio misura esattamente 56 cm. I tagli sono giusti e perfetti. Vado a misurare il mio scampolo, sono esattamente a 56 cm. Poi andiamo a prendere la seconda misura utile. Vado a misurare esattamente la mia borsa in questo modo. Sono a 35 cm. Prendo il mio scampolo, lo piego in due, faccio ovviamente combaciare tutto, prendo il mio metro e vado a misurare 35 cm più 2, proprio come abbiamo fatto poco fa, quindi andiamo a 37 cm. Traccio una linea, faccio lo stesso procedimento al centro, 37 cm, e traccio una linea, e lo faccio anche sulla zona inferiore, 37 cm, e traccio una linea. Andiamo a segnarci 1 centimetro di margine per le cuciture, sia a destra che a sinistra. 1 centimetro e traccio, 1 centimetro al centro e traccio, 1 centimetro al centro e traccio la mia linea. Bene, fatto questo, fin da subito possiamo prendere un righello e tracciamo una bella linea. Ovviamente lo scampolo è sul rovescio, mi raccomando. Adesso vado a misurare i 35 cm della mia borsa e segno 35 cm, automaticamente vado a ricavarmi 1 centimetro di margine. Vado nella mia linea tracciata precedentemente, segno 35 cm. E lo faccio anche sulla zona inferiore. Quindi prendiamo il nostro righello, andiamo a tracciarci la prima linea e la seconda linea. Ok, da questa seconda linea, non so se la vedete, credo di sì, da qui fino all'altra linea ho esattamente 35 cm, che sono le misure della mia borsa. Più i 35 cm dall'altra parte ho 70 cm, che sarebbe la circonferenza, chiamiamola così, della borsa. Quindi, come notate, tutto torna. Ora ci possiamo aiutare con degli spilli, andiamo a segnarci, pareggiamo bene il tutto, mi raccomando. Vado a segnarmi in questo modo questa zona qui, così non si muove nulla durante la cucitura. Molto importante. Ne bastano 3 di spilli. Pareggiamo anche dall'altra parte e applichiamo i nostri 3 spilli. Questa zona qui la possiamo anche togliere. Con questo eccesso, piuttosto che buttarlo, potremmo riutilizzarlo. Per esempio, potremmo andare a fare delle tasche all'interno, oppure anche una bellissima bordura, perché no, da andare poi a cucire sul bordo superiore della borsa piuttosto che farla all'uncinetto. Vi sto dando anche delle idee. Io lo metto da parte, come faccio con tutti gli altri scampoli, perché può ritornare utile. Volendo, possiamo andare anche a ricavare 1 centimetro di bordo, e anche qui andiamo a segnare con degli spilli. Però io preferisco fare questa operazione quando ho eseguito una cucitura a destra e una a sinistra, così riesco a gestirmi meglio il bordo superiore quando vado a cucire lo scampolo all'interno della mia borsa. Fra poco vi mostro. Intanto andiamoci a fare queste 2 cuciture. Se per esempio non hai come me la macchina per cucire, puoi benissimo farlo a mano, quindi vai a prendere un po' di filo per cucire. Volendo possiamo bloccare anche il filo, ci agganciamo esattamente in questo modo. Rientro qui
nel secondo punto, faccio 1, 2, volendo possiamo passare anche più di una volta, poi magari ritorniamo indietro, come se facessimo una doppia cucitura nel frattempo che stiamo cucendo. Guardate, ritorno indietro, spero che riuscite a vedere perché è chiaro il filato, e voilà! Quindi rientro qui, 1 e 2, e cucio. Semplicissimo, quindi ritorno indietro e cucio. Questa cucitura è molto resistente, quindi non temete, e si procede in questo modo finché non si cuce tutta la linea che abbiamo tracciato, anche fino alla fine. Quando arrivate alla fine andate a fare un bel nodino e andate a staccare il filo in eccesso. Ecco, per fare il nodino potete fare in questo modo: entrate, ve lo faccio vedere così, lo avvolgete 3 volte attorno al lago. Ora io ho il filo azzeccato perché giusto vi sto mostrando, tirate il filo e andate a fare un bel nodo, e tranquilli che il vostro lavoro non si disfa, e poi molto tranquillamente potete andare a tagliare l'eccesso e avete cucito così il vostro scampolo a mano. Io adesso torno subito, vado ad effettuare una cucitura dritta a destra e a sinistra con la macchina per cucire e torno per continuare insieme. Bene amiche ed amici, una volta cucita la nostra fodera sia da una parte che dall'altra parte, andiamo a ricavarci la profondità, quindi terza misura utile da prendere. Prendiamo la nostra bag, andiamo a misurare la base, in questo caso 10 cm. Vado alla base del mio scampolo, proprio qui dove c'è la cucitura, prendo anche la penna, vado a segnarmi 5 cm, quindi la metà, ecco qui, e traccio una linea in questo modo. 5 cm da una parte più 5 dall'altra parte sono esattamente 10 cm, nonché le misure e la profondità della mia base in legno. Faccio lo stesso dall'altra parte e vado a segnarmi 5 cm. Quindi prendo il mio righello e vado a tracciarmi i miei 5 cm e ho formato questo quadratino. Ripetiamo lo stesso lavoro da quest'altra parte. Adesso andiamo a ritagliare questi due quadrati. Questo sarà il risultato che dobbiamo ottenere. Adesso apriamo alla base il nostro scampolo e abbiamo questa fessurina qui. Qui dobbiamo andare a cucire questa zona, per cui di nuovo prendo i miei spilli e facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte. Se volete sentirvi più sicuri potete anche andare a tracciare una linea di mezzo centimetro o di 1 centimetro e andate a seguire, se cucite a mano, quella linea proprio come abbiamo fatto dall'altra parte. Bene, ho effettuato le mie 2 cuciture alla base e ho realizzato così la mia fodera per borse con una profondità da 10 cm proprio su misura per la borsa Clorinda. Guardate, avete visto? È stato davvero semplice. Qui abbiamo la base, quindi non ci rimane adesso che prendere la nostra bag, aprirla e inserirci all'interno la nostra fodera, ed il gioco è davvero fatto. Quindi piegate in due così l'estremità della bag e fate coincidere con la cucitura. Potete aiutarvi o con degli spilli o con delle mollettine, come faccio io. Quindi vado a fissarmi una estremità, giro la mia borsa e fisso l'altra estremità. Qui avete visto che è proprio su misura, e con questo metodo davvero non potete fallire. È stato così difficile oppure avete verificato anche voi che è facile? Vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere. Ovviamente, come vi dicevo nel tutorial precedente, vado a nascondere la cucitura dei manici. Intanto questo lo posiziono qui. Ovviamente ho fatto il bordino più di 1 centimetro, qui abbiamo circa 2 centimetri, ma poco importa. Ecco perché vi dicevo prima, preferisco non andare a cucire questa zona qui, così riesco a gestirmi meglio il bordo superiore. Io sono una principiante, ripeto, proprio come voi sul cucito, però penso di non cavarmela male, voi che dite? E voilà, tutto ben centrato, guardate, avete visto? Siamo allo step finale, dobbiamo solo andare a cucire il tutto sul bordo superiore. Già metà borsa l'ho completata per questioni di tempo, ma adesso vi mostro tutto fin dall'inizio. Quindi ago per cucire del filato che si avvicina il più possibile ovviamente al tessuto utilizzato. Andiamoci a bloccare direttamente sulla lavorazione all'uncinetto, quindi entro semplicemente qui in una maglia all'interno, faccio passare l'ago, vado al centro, blocco con un nodo.
modo. Andrò a cucire in maniera invisibile, quindi faccio passare l'ago attraverso la piega del mio scampolo, così, da dietro. Vado nella maglia all'uncinetto, passo attraverso la piega, faccio passare l'ago e voilà. Mi inserisco nella maglia del corpo borsa e cucio semplicemente in questo modo. Tra l'altro il manico in legno che è rigido non vi sarà di intralcio per questa operazione. Come notate io sto cucendo in maniera facile, senza alcuna difficoltà. Bene amiche ed amici, avete visto? Cucitura finita, non abbiamo eccessi, margini, non dobbiamo andare a fare la pieghetta qui in un'estremità, nell'altra, assolutamente no. La fodera è su misura, lo vedete anche voi con i vostri occhi, non c'è trucco, non c'è inganno, nemmeno in questo caso. Quindi vado a dare giusto l'ultimo punto qui per rinforzare l'inizio della cucitura, perché all'inizio sono partita da qui, non vi ho mostrato il passaggio, ma comunque è lo stesso passaggio che vi ho mostrato prima, questa zona l'abbiamo cucita insieme. Vabbè, possiamo fare anche così, guardate, mi inserisco in questa maglia, faccio 1, 2, 3, blocco bene, con questo metodo, vabbè deve passare per forza ora il motorazzo, dicevo con questo metodo non si disfa il lavoro assolutamente. Poi passiamo con l'ago attraverso la lavorazione e ce lo andiamo a nascondere, semplicemente questo, lo portiamo all'interno, così tiro e il nodo va all'interno. Taglio l'eccesso, non si vedrà nulla chiaramente perché ho fatto passare il filo attraverso il lavoro e la borsa è così completa anche di fodera. Che ne pensate? Vi piace l'effetto? Super pulito? È stato facile? Fammi sapere se questo contenuto ti è stato utile e se vorrai in futuro altri contenuti utili come questo. E mi raccomando, se ti è stato utile il tutorial lascia un bel pollice all'insù, metti hype a questo video, a te non costa nulla ma per me è di ulteriore supporto e fammi sapere cosa ne pensi. Ti invito a guardare anche il tutorial della borsa Clorinda, ne vale davvero la pena perché proprio ti spiego le basi per realizzare una borsa a crochet come si deve. Ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere, mi raccomando. Infatti iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi contenuti e seguimi anche sui social. E visita lo shop mommyscrochet.it per scoprire il kit che ti permetterà di realizzare insieme a me la borsa d'uncinetto Clorinda. Ti do l'appuntamento al prossimo tutorial, un bacino!